Oggi vi mostriamo la Pivot Shuttle LT 2023 e vi diciamo che cosa ne pensiamo dopo averla provata per un po' di tempo. Questa è la nuova endurona della casa statunitense, che sta attualmente affiancando la versione Light. Infatti questa è la versione LT, sarebbe Long Travel, quindi parliamo di una 170 Fox Performance sull'anteriore, 160 sempre Fox sul posteriore. È una belva da enduro, quindi in questo momento questo parco non è proprio l'ambiente suo di riferimento. Per quanto riguarda l'allestimento delle ruote, parliamo delle nuove DT Swiss EB 1935, 29 all'anteriore e 29 al posteriore, quindi niente mallet. Telaio totalmente in carbonio, che rende questa bicicletta estremamente reattiva, stabile e soprattutto agile da morire, soprattutto sullo stretto. Geometria regolabile tramite flip chip regolabile, quindi possiamo eventualmente anche abbassare il baricentro del mezzo, che già è abbastanza basso e questa la rende estremamente stabile sul dritto. Per quanto riguarda la trasmissione, ci affidiamo a Shimano con il suo Deore XT come deragliatore e comandi SLX. In questo caso l'ho upgradata con una leva XT che è decisamente più precisa e soprattutto con la corsa lunga andiamo a evitare di sollecitare la trasmissione soprattutto sulle rampe e sui muri improvvisi. Abbinata alla trasmissione XT troviamo una cassetta 1052 sempre di casa Shimano. Uguale per quanto riguarda l'impianto frenante, sempre di casa Shimano con dischi da 220 sull'anteriore e 200 sul posteriore, proprio perché essendo un'endurona abbiamo bisogno di frenare. Inizialmente ero un po' titubante sull'impianto SLX per quanto riguarda le pinze, essendo abituato a Magura MT7 che hanno molto più mordente, però devo dire che sul guidato sono molto naturali come frenate e soprattutto ben dosabili, quindi non disdegno questo tipo di impianto frenante e quindi non penso di avere necessità di un upgrade. Per quanto riguarda l'unità motrice, di motori ne ho provati tanti in questi anni, passando dal motore Specialized 2.2 di Turbolevo al motore Bosch CX della Mondrager che avevo prima, e devo dire che questo Shimano EP8, nonostante sia la precedente generazione, mi ha lasciato estremamente soddisfatto, perché è comunque un motore full power da 85 Nm, però la potenza viene erogata in maniera molto naturale, quindi soprattutto sui muri, sulle pettate, non c'è il rischio che scarica totalmente la potenza come succede per Bosch e per Specialized, ma la eroga in maniera costante e questo evita tante volte di rimanere bloccati sulle salite più ripide. Per quanto riguarda la programmazione e il display, monta il suo display, le mappature sono 3 e totalmente personalizzabili dall'app. La batteria su questa bicicletta full power è una 765 Wh che vi potrà permettere tranquillamente dislivelli superiori ai 1000-1500 metri. Il pulsante d'accensione è sulla parte alta del tubo orizzontale, subito sopra una porta USB-C. Questa per il momento è abilitata solo per il servizio e per la manutenzione, ma può essere sbloccata da un qualsiasi rivenditore ed essere utilizzata anche come ricarica USB esterna, soprattutto quando montiamo il portacellulare. E di questo parleremo dopo perché è uno dei difetti di questo sistema. Una volta acceso, il display è gioia e dolore di questa bicicletta. È estremamente essenziale, piccolino, estremamente luminoso e indica solo batteria, velocità, supporto e modalità. Abituata a Bosch, che erano indicati molti più parametri che comunque ritroviamo su questo display, premendo il pulsante sotto alla modalità abbiamo tanti altri parametri, ma non è immediato nella visuale. Proprio per questo ho dovuto montare una basetta esterna portacellulare per avere anche la funzione di navigazione esterna. Per questo a breve faremo altri video per quanto riguarda accessori da bicicletta, quindi se volete vedere questi tutorial e queste recensioni scrivete staffe sotto in descrizione in modo da creare altri video. La stiamo provando da diverso tempo e devo dire che ne sono abbastanza soddisfatto. Anzi no, ne sono soddisfatto. Anche perché parliamo adesso dei pro e dei contro di questa bicicletta. Ma cosa ne pensiamo? È una bici che mi ha lasciato stupefatto. Dopo aver provato tanti modelli di e-bike full power, questa mi ha lasciato piacevolmente sorpreso. Forse grazie alla forcella anteriore da 170 mm con diametro da 38 Fox e il carro estremamente corto e compatto, la bici curva che è una bellezza, è una lama.
forse grazie al telaio in carbonio, le geometrie, però è una bici estremamente reattiva, stabile e giocosissima. Questo mi ha lasciato positivamente emozionato. D'altro canto ci sono anche dei contro. L'impianto frenante l'avrei voluto un pochino più potente. Il display Shimano, magari per noi che facciamo giri in alta quota, poteva magari avere un display migliore, magari anche con un navigatore in dotazione, ma questo purtroppo è Shimano, l'ha deciso così, l'ha progettato così e a noi va bene così. Compensiamo con un cellulare esterno. E a me il prezzo, parliamo comunque, questo ben di Dio c'ha un costo, parliamo di una decina di migliaia di euro, che però, come vi abbiamo già mostrato in questo video, non è un problema, perché essendo comunque un modello dello scorso anno, calcolate che il modello nuovo monta semplicemente il nuovo Bosch CX come unità motrice, per il resto la bicicletta è molto simile a questa qua. Potete trovarla anche con un prezzo decisamente più basso. Vi lasciamo comunque sotto in descrizione il link ai video per poterla pagare un pochino di meno. È una bici estremamente sostenuta, quindi se siete abituati alla guida divanosa, coccolosa, questa è molto sostenuta come bicicletta, essendo molto reattiva. Non è per tutti, non perdona così come sembrerebbe, per il resto è un ottimo mezzo. Un aspetto migliorabile potrebbero essere anche il passaggio dei cavi all'altezza del motore, che come vedete sono abbastanza esterni e quindi suscettibili a sporco e danneggiamenti. Se avete qualsiasi domanda lasciatela sotto nei commenti, vi rispondiamo immediatamente. Se vi sono stato utile lasciate un like sotto, iscrivetevi al canale, perché nel prossimo video parleremo di